Il mondo degli Speedmaster è vastissimo. Omega, come sappiamo, fino ad oggi ha realizzato decine e decine di edizioni diverse, a partire dai primi modelli realizzati per il mercato fino alle ultime edizioni limitate. Insomma, gli Speedmaster e le loro referenze, che tra l'altro da ultimo sono chilometriche, sono tantissimi, e prendo spunto da una discussione che c'è stata qualche giorno fa nella nostra chat di Telegram per registrare questo video, questa puntata bonus domenicale, e cercare di fare un po' di chiarezza su quelle che sono le referenze Omega Speedmaster a partire dalla sua introduzione per la prima volta nel 1957, ma lo facciamo tra poco, come sempre, dopo la sigla. Iniziamo. Il primo vero Speedmaster Omega, il primo orologio che per la prima volta al mondo montava una lunetta tachimetrica esterna al quadrante anziché interna, vede la luce nel 1957 con la referenza CK2915, e questa referenza, insieme alle referenze CK2915 1, 2 e 3, rimarrà in produzione fino al 1959, quindi soltanto per 2 anni. Questo è il vero primo Omega Speedmaster in assoluto e fa parte di una trilogia nata proprio nel 1957 che comprendeva 3 orologi professionali: lo Speedmaster, appunto, il Railmaster e l'Omega Seamaster 300, così come questa trilogia da ultimo, molto recentemente, Omega ha deciso di riproporla in quelle bellissime edizioni speciali che tutti ricordano. Il CK2915 di Omega è lo Speedmaster che monta naturalmente per la prima volta il calibro 321 su base Alemania, ed è lo stesso calibro che equipaggerà naturalmente gli Speedmaster che andranno sulla Luna con referenze diverse di cui adesso parliamo, e che verrà poi sostituito nel 1968 con la referenza 155-022 che monterà al suo interno un calibro così denominato 861, sempre su base Alemania, senza rodiature, che poi verrà sostituito successivamente dal calibro 1861, che praticamente è un 861 rodiato e con un rubino in più. Il CK2915 è uno Speedmaster che non ha un diametro di 42 mm come quelli che poi invece lo seguirono nel tempo, ma è un orologio con un diametro di 38,6 mm, e poi successivamente questo diametro verrà portato a poco più di 39 mm con la referenza CK2915-3, quella che chiuderà nel 1959 questa prima edizione dello Speedmaster. Successivamente al CK2915, a partire dal 1959 e fino al 1962, nasce il CK2998, forse anche lo Speedmaster più emblematico di tutta la categoria, di tutta la storia dell'Omega Speedmaster, perché è anche il cosiddetto FOIS, ovvero il First Omega in the Space. FOIS, che è un'edizione numerata recentemente prodotta da Omega proprio per omaggiare questo primo Speedmaster che andò nello spazio per la prima volta a bordo delle missioni Mercury durante la Sigma 7, ed era al polso dell'astronauta Walter Schirra, che aveva personalmente comprato questo orologio e lo aveva portato con sé in questa prima missione spaziale. Era la metà del 1962 e poi la NASA, soltanto 2 anni e mezzo dopo, quindi nel 1965, come abbiamo più volte raccontato qui su TOC, testerà e certificherà gli Omega Speedmaster idonei come strumento per le missioni spaziali con equipaggio umano, ma quelle erano altre referenze, non la CK2998 appunto al polso di Walter Schirra, ma a partire da quel momento erano le referenze 105 e poi a seguire 145, ma ci arriviamo tra poco.
Questo CK2998 invece, come abbiamo detto, fu prodotto dal 1959 al 1962 in varie referenze con un diametro di 39,7 mm, quindi ancora lontani dai 42 mm dello Speedmaster a cui siamo abituati, e venne poi sostituito nel 1964 dalla referenza 105003. E proprio il 105003 alla fine del 1964 fu inviato da Omega alla NASA, dietro richiesta di quest'ultima insieme ad altri cronografi, per i test che poi lo qualificarono come orologio adatto alle missioni umane spaziali, così come riportato praticamente su qualsiasi fondello a partire da quel momento, dopo che la NASA comunicò ad Omega i risultati dei test, ma questa è un'altra storia. Il 105003 fu quindi il primo orologio certificato dalla NASA nel 1965, fu anche l'unico orologio certificato dalla NASA e a superare effettivamente tutti i test, e che poi fu al polso di Ed White, ed infatti il 105003 è conosciuto dagli appassionati proprio come il Ed White, che ce lo aveva al polso durante la prima EVA nello spazio, ovvero la prima passeggiata spaziale ad opera della NASA. Interessante è sapere che il 105003, così come fu il primo orologio ad andare nello spazio dopo la qualifica della NASA, fu anche l'ultimo orologio a mettere piede, insieme all'astronauta che lo indossava, Eugene Cernan, sulla Luna nel 1969 a bordo dell'Apollo 17. Il 105003 fu anche l'ultimo Omega Speedmaster anse dritte e quindi senza le famose anse ad elica degli Speedmaster che lo hanno succeduto e senza le spallette di protezione per la corona. E fu anche l'ultimo Speedmaster con diametro da 39,7 mm, perché successivamente arriverà il 105012 che avrà la famosissima, ormai iconica cassa da 42 mm con anse ad elica. E proprio il 105012 ha naturalmente la storia magica della Luna, perché il 21 luglio del 1969 fu proprio questa referenza, la 105012, al polso di Buzz Aldrin, perché quello di Neil Armstrong era rimasto nell'EM a sostituire la strumentazione di bordo che si era rotta, a scendere sulla Luna per la prima volta. E il 105012, sebbene non fu materialmente testato dalla NASA, era una edizione che aveva all'interno lo stesso calibro, quindi meccanicamente era lo stesso orologio del 105003 che andava a sostituire, e così infatti Omega fornì alla NASA sia le referenze 105012 sia le referenze 145012, che appunto avevano una forma diversa, probabilmente più professionale, questo diametro da 42 mm che li rendevano più leggibili, le spallette proteggicorona che probabilmente per un uso professionale sono più adeguate, e fecero parte di quel lotto di 96 Omega Speedmaster che Omega fornì alla NASA dopo la qualifica ufficiale. Il 105012 rimase in produzione soltanto dal 1964 al 1968 e fu poi sostituito dal suo successore. E infatti il 105012 fu sostituito dal 104512, che aveva in realtà degli aggiornamenti minori rispetto al precedente. Rimaneva esattamente lo stesso orologio con il classico calibro 321 all'interno, ma cambiavano i pulsanti cronografici di start e stop. In particolare quelli del 104512 erano avvitati alla cassa ed erano un po' più larghi per facilitarne l'azionamento. La produzione del 104512 si sovrappose per un anno anche al 105012 precedente e fu prodotto da Omega soltanto nel 67 e nel 68, il che lo rende sicuramente un orologio molto amato dai collezionisti.
E arriviamo al 1968, quando durante tutto questo, quando nel 1965 la NASA aveva qualificato l'Omega Speedmaster per le missioni spaziali con equipaggio umano, quando nel 1969 successivamente abbiamo detto andò per la prima volta sulla Luna, nel frattempo Omega aveva però aggiornato anche il calibro, a mio avviso facendo un passo indietro, e credo che questo sia oggettivo, con la referenza 145.022 che, nascendo nel 1968, quindi successivamente alla 145.012, praticamente quasi in contemporanea, sostituì il calibro, l'iconico e famosissimo calibro 321 con il più economico 861, che naturalmente ha dei tecnicismi diversi, a partire dalla ruota a colonne assente sull'861 e presente invece sul 321 delle vecchie referenze. In generale questo 145.022 del 1968, che non fu fornito alla NASA, almeno non subito, aveva degli aggiornamenti, degli upgrade a mio avviso peggiorativi, perché ad esempio oltre al calibro di fattura inferiore rispetto al 321, anche il logo Omega sul quadrante non era più applicato ma era semplicemente stampato, così come oggi per esempio l'ultimo Omega Speedmaster Esalite ha il logo stampato, a differenza invece dell'Omega Speedmaster Zaffiro di ultima produzione con il logo applicato come era una volta. Come dicevo, non fu subito utilizzato dalla NASA, ma in realtà è un orologio che poi nella NASA ci entrò prepotentemente nel 1978. Infatti il 145.022 con calibro 861 superò nuovamente i test NASA proprio nel 1978 in vista del programma Shuttle, che poi vide assegnati agli astronauti proprio i 145.022 con questi nuovi calibri 861, che quindi furono in ogni caso certificati dalla NASA come idonei per le missioni spaziali. Peggiorativo o meno, c'è da dire in ogni caso che il 145.022, proprio in quanto testato dalla NASA, è poi anche l'Omega Speedmaster più longevo in assoluto. Infatti rimarrà in produzione per ben 20 anni, a differenza dei suoi predecessori che rimanevano in produzione pochi anni, ovvero dal 1968 fino al 1988, e ancora oggi l'861 è un calibro, come abbiamo detto anche in un precedente video, ufficialmente assegnato all'agenzia spaziale russa Energia. A partire infine dal 1988 arrivano gli Omega Speedmaster più moderni, che un po' tutti conosciamo. Omega sostituirà la vecchia numerazione per le referenze che abbiamo visto fino al 145.022 e diventeranno delle referenze completamente diverse. Il calibro all'interno di questi orologi cambierà nel 1998, quindi 10 anni dopo, con il 1861, che, come abbiamo detto all'inizio, sostituirà l'861, ma semplicemente sarà un 861 rodiato e con un rubino in più sulla ruota di smistamento dei minuti. Calibro 1861 che rimarrà poi in produzione, come credo tutti sappiamo, fino al 2020, quando Omega aggiorna i suoi calibri con i nuovi 3861 con scappamento coassiale, rendendoli quindi finalmente moderni e sicuramente più coerenti con l'epoca in cui ci troviamo. Certo è che la storia, come sicuramente avrete capito, è stata fatta da altri Omega Speedmaster che oggi sono omaggiati dai più moderni, per quanto comunque bellissimi, Omega Speedmaster, la cui filosofia rimane in ogni caso da sempre fedele al progetto originale. In tutto questo le edizioni speciali dell'Omega Speedmaster sono state, come abbiamo detto, decine, e magari potrà essere argomento di un prossimo video, magari approfondendo quelle più amate, più ambite dai collezionisti. In questo video invece nei commenti vorrei sapere che cosa pensate della storia dell'Omega Speedmaster. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me nella stanza degli orologi anche in questa puntata. Se volete iscrivetevi, noi ci vediamo in un prossimo video qui su TOC. Ciao!